Ciao, io sono Chef Gianluca. Oggi vi faccio vedere come faccio la demi-glace partendo dal fondo blu. Questa salsa la considero la base della cucina, la madre di tutte le salse, versatile per ogni tipo di preparazione a base di carne. Il video che stai per vedere è la prima parte di tanti video che andrò a realizzare e penso che si addice particolarmente a questa ricetta, in quanto la traduzione di demi vuol dire appunto metà, ma basta con le lezioni di francese. Andiamo avanti e iniziamo a realizzare la salsa. La prima cosa di cui avremo bisogno sono delle ossa di vitello con il midollo, messe in una grande teglia rivestita dalla carta da forno. Migliori sono quelle nelle articolazioni, come stinchi e ginocchia, perché hanno la quantità massima di collagene che alla fine si trasformerà in gelatina che una volta ridotta conferisce a questa salsa la sua famosa consistenza ricca e appiccicosa. Ora dovremo aggiungere una mirepoix di cipolle, sedano e carote, tagliate a pezzi grossi, un po' di farina. Quest'ultima la possiamo sostituire in quantità ridotta con la fecola di patate per gli intolleranti al glutine, un po' di concentrato di pomodoro. Ora trasferiamo tutto nel forno ad una temperatura media per fare appassire le verdure e sciogliere il grasso delle ossa e prendere colore per circa un'ora, un'ora e mezza. Non preoccuparti se le punte hanno preso un colore più scuro. Non causeranno nessun sapore sgradevole, ma anzi aiuterà a prendere il giusto colore caratterizzato dalla nostra demi-glace. Trasferiamo tutto in una padella dei bordi alti, compresa la carta da forno. Aggiungiamo del ghiaccio e acqua fredda. Questo serve a creare lo shock termico per estrarre tutti i succhi e i sapori e procediamo alla cottura a fiamma alta. Quando inizierà a prendere il bollore, eliminare le eventuali impurità che vengono a galla. Chiudere con il coperchio e abbassare la temperatura del fuoco, facendo però sempre bollire. Non pensare che mettere la carta da forno all'interno della pentola sia una cosa facoltativa. In questa carta ci saranno tutti i fondi caramellizzati delle ossa e del midollo, che sono una parte fondamentale della salsa. In ogni caso non si scioglierà e non andrà a creare nessun danno. Per ridurre e permettere alle ossa di rilasciare tutte le sostanze del nostro brodo ci occorreranno circa 18-24 ore, ma è molto importante fare questo passaggio lentamente e non a fuoco vivo. Passate le ore necessarie, con un ragno andiamo a togliere tutti gli odori e le ossa. Li appoggiamo in una teglia e filtriamo il brodo. Sto usando due colini, uno a maglia più grande per eliminare i pezzi più grossi e uno a maglia più fine per eliminare le piccole impurità. Buttiamo via tutti gli odori, che ormai avranno lasciato tutte le sostanze nel brodo, e puliamo il più possibile le ossa, che dovranno risultare bianche. Versiamo tutto nel brodo appena filtrato in una pentola più piccola e continuiamo la riduzione a fiamma più elevata, girando di tanto in tanto anche per controllare la densità. Arrivata alla giusta densità o riduzione, versiamo negli stampini e mettiamoli a congelare. Hai mai fatto la demi-glace con questo procedimento? Oppure hai un altro metodo? Fammelo sapere nei commenti qua sotto. Se sei curioso di scoprire come usarla, segui le mie prossime video ricette. Quindi se non lo hai ancora fatto, iscriviti al mio canale attivando la campanellina. Se vuoi fare un gesto per te gratuito, ma per me molto importante, metti like e condividi questo video con i tuoi amici. Dire non so cucinare ora non sarà più una scusa. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!